È risaputo che ogni volta che usiamo un computer ci ritroviamo ad affrontare tanti dati e informazioni. Basti pensare, facendo un esempio videoludico, i punti vita del personaggio o i danni che facciamo ai nemici per esempio. Oppure quando facciamo dei calcoli su Excel per un'azienda e dobbiamo calcolare le entrate e le uscite. Però, se vogliamo metterci a realizzare un programma, dobbiamo tenere conto di tanti dati che l'utente dovrà gestire. Come facciamo noi a immagazzinare tutto ciò? Per farlo si utilizzano le variabili e, se prendiamo la definizione di Wikipedia, questa recita che una variabile in informatica è un contenitore di dati situato in una porzione di memoria, destinata a contenere valori suscettibili di modifica nel corso dell'esecuzione di un programma. Per farla breve e semplice, le variabili sono considerabili come delle scatole che creiamo e che servono a immagazzinare tutti i dati che l'utente digita o che il programma deve contenere per effettuare delle operazioni. Tuttavia, dipende dal linguaggio di programmazione che utilizziamo per scrivere il programma, esistono più tipi di variabili. Nel nostro caso, siccome useremo C#, ne esistono molteplici ed i principali sono int, può contenere numeri che vanno da questa cifra qui al suo corrispondente positivo, attenzione non valori decimali. Decimal può contenere fino a numeri con decimali molto grandi, 29 cifre dopo la virgola. String può contenere parole o frasi. Spiegati i principali tipi di variabile, come esempio, vi mostro un programma realizzato sul momento che immagazzina in delle variabili i dati che l'utente inserisce. E per farlo utilizzerò Visual Studio, creando un programma di tipo console, il tipo di programma più facile da realizzare. Dopo aver creato il nostro progetto console in Visual Studio, la prima cosa che si deve fare è dichiarare le variabili, dandogli anche un nome. Per farlo dobbiamo scrivere prima il tipo della variabile. In questo caso comincio con una variabile di tipo int, quindi conterrà di conseguenza numeri. Dopodiché gli do un nome, in questo caso la chiamo numeri, e infine decido che valore deve avere quando avviamo il programma. Siccome però in questo caso ho deciso che non deve contenere nulla, mettiamo semplicemente il punto e virgola davanti al nome. Ecco una variabile dichiarata in C#. Ora facciamo la stessa cosa pure con una variabile di tipo string. Quindi scriviamo string, il nome che in questo caso decido che sarà semplicemente nome, e infine metto il punto e virgola. Dopo aver dichiarato le variabili, il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità all'utente di inserire i dati che vuole salvare sul programma. Per farlo dobbiamo prima fare in modo che il programma stesso gli chieda che cosa dobbiamo fare. Far scrivere al programma una scritta che venga visualizzata è molto semplice, basta scrivere console.writeLine, apri parentesi, e all'interno scrivi sotto virgolette cosa vuoi che il programma scriva, in questo caso digita un numero. Se proviamo ad avviare il programma ora, come potete vedere, ci apparirà la scritta che avevamo digitato, ma noterete anche che non possiamo ancora digitare il numero che vogliamo, perché non abbiamo ancora dato la possibilità all'utente di scrivere. Per dargli questa possibilità, dobbiamo scrivere subito dopo il console.writeLine un console.readLine con le parentesi vuote, ma prima di farlo, siccome dobbiamo immagazzinare il numero che riceviamo dall'utente, scriviamo il nome della variabile con di fianco l'uguale, in modo tale che il programma capisca che il numero deve essere inserito in quella variabile. Replicando la stessa cosa con lo string, avremo finito il sistema di immagazzinamento dei dati, ma avviando il programma e scrivendo tutto quello che ci chiede non sappiamo se li ha conservati davvero all'interno delle variabili. Per vedere il loro contenuto quindi dobbiamo stamparlo sulla console e per farlo utilizzeremo sempre il console.writeLine ma mettendo il nome della variabile senza le virgolette, in modo tale che il programma stampi direttamente il contenuto sulla console. Se ora avviamo il programma, vediamo finalmente il contenuto che gli avevamo digitato, sia il nome sia il numero, stampato dal programma stesso. Ed ecco dunque spiegato, in maniera facile e veloce, il funzionamento delle variabili.